colpo di scena sul fronte Windows 10 da parte di Microsoft. Che cosa è successo? Te lo dico subito, tanto si tratta di un video flash. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. 1, 2, 3, 4. Perché il corretto? Beh, è semplice, perché tutte in coro le riviste di settore questa mattina titolavano, anzi urlavano, la stessa identica notizia. Quale? Questa qui. Riapre il canale beta di Windows 10. Microsoft vuole dirci qualcosa? O anche Windows 10 Insider, il canale beta riapre per testare alcune novità, ma non è finita. Microsoft riapre i canali beta per Windows 10 a 3 anni di distanza dall'ultima build. Oppure Windows 10 riapre il canale beta a 1 anno dalla morte, il venerando sistema guadagna nuove funzionalità. Ma passiamo all'articolo che ho scelto per andare a commentarlo. L'articolo titola Riapre il canale beta di Windows 10. Microsoft vuole dirci qualcosa? Come ben sappiamo, sulla carta Microsoft ritirerà il supporto per Windows 10 il 14 ottobre 2025. Tuttavia, leggendo il resto dell'articolo, scopriamo che, a distanza di poco più di 1 anno dall'abbandono di Windows 10, arriva una mossa a sorpresa da parte di Microsoft. La società di Redmond, infatti, sta chiedendo ai partecipanti al programma Windows Insider, che come noto permette di ricevere in anteprima le versioni non ancora definitive del sistema operativo, di accedere al canale beta di Windows 10. Secondo i tecnici della società guidata da Satya Nadella, infatti, una nuova versione beta di Windows 10 sarebbe in arrivo già nel corso delle prossime settimane, ed è di per sé un evento perché è addirittura dal 2021 che Microsoft si asteneva dal rilasciare nuove versioni beta per questo sistema operativo. A questo punto, tuttavia, come dice l'articolo, è lecito chiedersi il motivo che ha spinto Microsoft a riaprire il canale beta di Windows 10 quando, come ben sappiamo, tutto l'impegno della casa di Redmond sembra essere spinto nei confronti di Windows 11. Allo stato attuale, tuttavia, fornire una risposta univoca è oggettivamente impossibile. Infatti Windows 10 è un sistema operativo che è largamente ancora adottato in quasi il 70% delle quote di mercato. Ora, visto l'interesse profuso in Windows 11, Microsoft, per sua stessa ammissione, non dovrebbe essere più orientata a integrare nuove funzionalità in un sistema destinato ad essere ritirato nel breve termine. Ma allora la domanda è: come mai questo improvviso colpo di scena da parte di Microsoft e questo rispolverato interesse nei confronti di Windows 10? Chi lo sa? Chi lo sa? Effettivamente chi lo sa, però questa rivista avanza due ipotesi che io a mia volta mi sento fortemente di avvallare. Andiamo a vedere quali sono. La prima è che la scommessa di Microsoft sulle soluzioni basate sull'IA Copilot in testa abbia bisogno di una base di utenti più vasta possibile. Perché a questo punto dicono non fare leva sull'ampia platea di utenti di Windows 10 per diffondere queste nuove soluzioni? E l'idea, devo dire, non mi sembra affatto peregrina. Perché questo? Perché se vai a vedere i 2 video precedenti, nel caso che te li fossi persi, in cui abbiamo parlato proprio delle innovazioni introdotte da Microsoft in tema di intelligenza artificiale, scopri che ci sarà bisogno di computer molto dotati. Se a questo punto Microsoft invadesse anche Windows 10 con le stesse tecnologie, convincerebbe implicitamente tutti gli utenti Windows 10 ad acquistare dei computer più performanti e magari a questo punto compatibili con Windows 11. Ma vediamo anche la seconda ipotesi che viene avanzata, che francamente mi sembra estremamente in linea anche con la prima. Allo stesso tempo, infatti, dice la rivista, la multinazionale potrebbe anche voler provare nuove strategie per incentivare la migrazione degli utenti a Windows 11, e quindi poco cambia, perché in un caso o nell'altro si tratterebbe di un trappolone di Microsoft per costringerti a cambiare computer e a passare a Windows 11.
Spero che ti piaccia questo riscoperto formato dei video flash che abbiamo deciso in community nel sondaggio che abbiamo fatto di utilizzare per le notizie più urgenti o più peperine, anche se francamente non so se inserire più nella prima o nella seconda categoria la notizia di oggi. Quello che invece sappiamo per certo è che qualcosa bolle nel grande calderone di Microsoft e che molto probabilmente questo qualcosa concerne l'intelligenza artificiale che, come abbiamo visto nei due video precedenti, avrà un impatto potentissimo sulla sicurezza, sulla privacy e anche sulla velocità dei nostri computer, costringendoci molto probabilmente a cambiare macchina. Se poi questa cosa venisse anche introdotta in Windows 10, diciamo che molti utenti, a mio avviso, rimarranno delusi. Ma questo in realtà sarai tu stesso a farmelo sapere nei commenti, dove non vedo l'ora di leggere la tua opinione. Ma tagliamo corto, altrimenti il video flash non è più un video flash e passiamo direttamente ai saluti del giorno e ai ringraziamenti. I ringraziamenti che vanno quest'oggi proprio tutti quanti a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.